Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di mister Paolo Zanetti, antivigilia di Empoli, Hellas Verona, 38esima giornata di Serie A Eni Live. Iniziamo pure con il quotidiano L'Arena, grazie. Ciao mister, ben ritrovato. Forse è una delle rarissime volte che hai tutti i giocatori a disposizione e a me è venuto in mente Arrui, visto che si parla sempre di un calcio fisico, di un calcio dove c'è poca fantasia, e magari anche noi colpevolmente tante volte non abbiamo sottolineato come l'assenza di questo giocatore ti abbia condizionato la fase offensiva. Ricordo la sua grande partita con la Roma, ricordo la sua grande partita a Parma. Ecco, ti chiedo un giudizio su questo giocatore, quanto è mancato, senza nulla togliere agli altri perché ha delle caratteristiche secondo me abbastanza singolari, e poi ti chiedo che Empoli troverai rispetto alla gara d'andata. Grazie. Beh, è innegabile che Arrui è un giocatore sul quale puntavamo tanto, sul quale attorno volevamo costruirci un qualcosa, avendo queste qualità che fanno da collante tra il centrocampo e l'attacco, ha dei gol nelle gambe, anche assist, però sa anche fare un'ottima fase di non possesso, quindi è sicuramente un giocatore che ci è mancato, ma che ci siamo anche abituati a non avere, perché abbiamo dovuto sopperire ormai da mesi a questa assenza, quindi speriamo insomma che in futuro l'Hellas possa goderselo, perché è sicuramente un giocatore di livello alto. Allora sul discorso che abbiamo tutti i giocatori, abbiamo un paio di situazioni da valutare, di cui una è Montipò che ha un problema muscolare da valutare. Abbiamo ancora un paio di giorni, però mi sento di dire che è a rischio, quindi questa è la realtà delle cose, senza prendere in giro nessuno. È a rischio, è sicuramente una perdita importante, anche se in caso grande fiducia in Perilli, che secondo me è un ottimo portiere e anche un'ottima persona. Danilucci invece ha avuto l'influenza, sta combattendo per esserci, penso che sarà recuperabile, invece tutti quanti gli altri ovviamente ci sono. Per quello che riguarda l'Empoli, è un Empoli che ha un'identità ben chiara, una squadra che ha un grandissimo furore agonistico, tanta corsa, tanta fisicità, una squadra verticale che ha delle ottime individualità, quindi sicuramente sarà una gara difficile. Davide Cailotto, Telearena. Ciao mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tu hai una grande esperienza anche da professionista, quindi situazioni del genere suppongo le avrai già vissute. Sì. Ti chiedo come si fa a giocare concentrandosi sul campo quando inevitabilmente le orecchie e gli occhi sono anche rivolti soprattutto all'Olimpico per la gara del Lecce, ma anche alle altre. Sì, ma io sia da giocatore che da allenatore sono sempre stato dentro queste situazioni, quindi la cosa da fare è concentrarsi su noi stessi, essere lucidi, ma nello stesso tempo pensare a mettere in campo tutto quello che abbiamo, a fare del nostro meglio, a concentrarci solo sul fare del nostro meglio, senza andare a pensare a quello che succede dalle altre parti, perché questo errore secondo me l'abbiamo già fatto in qualche partita fa e ci ha portato a fare delle prestazioni non corrette. Quindi ci concentriamo su di noi, ci concentriamo su un momento di crescita che abbiamo. Io nell'ultima partita ho visto la squadra crescere, l'ho vista dal punto di vista agonistico, ritornare a essere la squadra che conoscevo, vista anche la caratura dell'avversario, quindi la settimana è andata in questo verso e dobbiamo essere pronti a star dentro una partita di una valenza incredibile, dove l'unica cosa che conta è il risultato finale, dove noi dovremo tornare a casa con la salvezza in mano. Banalmente ti chiedo che sensazioni hai, cioè vedi la tua squadra pronta ad andare in guerra, perché una guerra lì è vita o morte, sportivamente parlando, per carità di Dio, e ti chiedo anche cosa significherebbe anche per te a livello personale questa salvezza. Hai già detto, no, che tu ad Empoli al passato non ci pensi più, però sembra quasi un cerchio che si può chiudere. No, dal punto di vista personale, ho detto 1000 volte, io ho un obiettivo, una missione, che è quella di salvare l'Hellas. Per me sarebbe un sogno, un onore. So quanto ho dovuto combattere in quest'annata per arrivare a giocarci questo obiettivo, e ora ce l'abbiamo lì, ce l'abbiamo di fatto a un punto per quello che riguarda le cose che dobbiamo fare noi. Quindi è nelle nostre corde.
di fronte abbiamo una squadra che altrettanto si gioca tanto, quindi sarà una partita difficile, però dall'altra parte vedo la squadra pronta, l'ho vista pronta in settimana, più che altro vedo la squadra che percepisce l'importanza e il momento, che è diverso da quello che poteva accadere un mese e mezzo fa, quando abbiamo inseguito invani una vittoria che non arrivava mai per chiudere la pratica. Ora invece siamo arrivati alla resa dei conti, quindi ci dobbiamo essere dentro per forza. Matteo Fontana, Corriere di Verona. Ciao mister. Ciao. Allora, è la sfida cruciale, la sfida decisiva, e il Verona ci arriva, questo è un fattore rilevante, dipendendo solo da se stesso, perché sì, questo è... E rispetto a quello che hai detto, il tragitto delle ultime settimane che vi porta a essere qua nel bene e nel male, sotto il bene del cammino fatto, siete arrivati a giocarvi questa possibilità, al tempo stesso si poteva chiudere prima. Si è ripulita la mente della squadra, forse più che le gambe, dal fatto di sentirsi, come appariva vedendo dall'esterno, un sentirsi un attimo arrivata, che forse ha portato a un certo rallentamento in determinate partite? Era solo una sensazione, oppure tutto sommato l'hai detto anche tu che no, in certe gare si è visto, in particolare quella col Cagliari, che è una discriminante, no? Tra poter essere già tranquilli e invece doversi andare a prendere ancora un punto. Quindi come sta questa squadra? Sì, no, sono d'accordo, ma lo dimostrano sempre guardando le prestazioni. Io credo che quando la nostra condizione è stata quella di sentirsi tranquilli, tra virgolette, dover andare a chiudere, non abbiamo avuto né la personalità né la qualità giusta, perché questo ha detto il campo, bisogna essere sinceri. Però già dalla scorsa partita col Como, quando avevamo di fronte un avversario che sapevamo era più forte di noi sotto tutti i punti di vista, che veniva da 6 vittorie di fila e dove la posta era alta, abbiamo messo in campo una prestazione diversa, altrimenti contro quel tipo di squadra lì si veniva a casa con la sconfitta. Quindi io ho fatto i complimenti ai miei ragazzi per come poi sono riusciti a rimettere in piedi la partita e come hanno voluto provare ad andare a vincerla. Non ci siamo riusciti, anche se le occasioni ben chiare ci sono state per provare a vincerla, però l'atteggiamento è ritornato quello che conoscevo. Quindi questo è quello che poi abbiamo fatto in settimana, proseguendo su questa linea. E ora ci presentiamo pronti, secondo me senza alibi, con un margine che ci siamo costruiti con il lavoro, e siamo a un passo da fare una grande impresa e dobbiamo andarci da prendere, punto. Ti chiedo allora, anche dal punto di vista tattico, c'è da aspettarsi un Verona più attendista o comunque un Verona subito aggressivo nella partita? Come l'avete preparata? C'è la possibilità di anche in avanti giocare con Suslova a supporto di una punta unica? Cosa avete provato? Immagino molte cose, però c'è l'indirizzo, un tratto preciso su cui stai lavorando, su cui hai lavorato? Sì, adesso non mi sento di scoprire le carte così, ma io credo che in queste partite, ormai siamo alla fine, debba andare in campo chi sta meglio. Ormai non possiamo più fare conti, non possiamo più fare calcoli, anzi soprattutto dal punto di vista individuale, conta solo la squadra, conta la performance di squadra e non singola, e quindi la valutazione sarà fatta su chi sta meglio, gioca anche con lucidità, ragionando dal punto di vista tattico che tipo di partita ci si aspetta davanti. Dall'altra parte mi sento anche di dire che chi entra è anche più importante di chi parte, e lo ha dimostrato il cambio di Lazovic, che ci ha dato un punto importante. Chi entra deve essere pronto a risolvere le cose, perché le partite durano 95 minuti e nei secondi tempi spesso si decidono le sorti di una squadra, quindi si faranno delle scelte, ma chi poi non è scelto e deve entrare ancora più affamato di chi parte. Gianluca Vighini, Telenuovo. Allora c'è poco da fare e da dire, no? Al di là delle strategie, della tattica, di tutti questi bei discorsi, partite così le vincono i grandi gruppi. Sì. Siccome abbiamo fatto, Paolo, tante volte il discorso che questo è stato un gruppo difficile da costruire, è un gruppo che domani può vincere questa battaglia, dopodomani può vincere questa battaglia. Secondo te adesso siamo un gruppo, è un gruppo questa squadra?
È un gruppo perché ha dovuto superare insieme tante difficoltà e per arrivare a questo punto, dove probabilmente tra le piccole, mi sento di dire, siamo quelli messi meglio, e anche perché questa squadra è riuscita a superare insieme delle grandi difficoltà che erano probabilmente anche preventivabili e che a un certo punto del campionato sembravano totalmente superate e questa salvezza sembrava già in tasca. Poi in realtà sono usciti tutti i nostri problemi, mi sento di dire, più mentali che altro, e ora abbiamo l'ennesimo ostacolo da superare insieme. E il gruppo è una bellissima parola che anch'io uso spesso, però noi dobbiamo essere un gruppo vincente, e per essere un gruppo vincente bisogna tornare a casa con la salvezza in tasca, altrimenti rimarremo solamente un gruppo. Poi ti chiedo, proprio in relazione anche alla domanda che ha fatto Gianluca prima, la prima domanda, no? A Rowi sì, però sono tanti giocatori che dovevano fare la differenza quest'anno e che per tanti motivi sono mancati, spesso per infortuni, anche per un po' di sfortuna. Chi è il giocatore adesso che potrebbe fare questa differenza, al di là di Arrowi, ma ce n'hai uno che dici questo è quello che mi può far vincere la partita? Sì, ma fare il nome significherebbe caricarlo di troppa responsabilità. Io penso che noi abbiamo più di qualche giocatore che è un po' in credito con la sfortuna, no? Che dal punto di vista dell'atteggiamento dà sempre tutto, e sarei contento se questi giocatori riuscissero ad essere protagonisti in una gara del genere, perché secondo me sono poi il traino di un gruppo che dicevi tu, è formato da tante personalità, è formato sicuramente da gregari e da pochi leader, e quei pochi leader, parlo caratteriali non tecnici, sono poi quelli che nelle difficoltà tengono su la baracca, insieme al mister e insieme al direttore sportivo. E questi giocatori spero tanto che per loro possa essere una bellissima giornata, come per tutti, anche con delle soddisfazioni personali, fermo restando che non avendo avuto nessun giocatore in doppia cifra, nessun giocatore che, parliamoci chiaro, a parte Duda e quell'Udinese, non abbiamo mai vinto una partita per una parità risolta da un singolo, ok? Abbiamo sempre vinto partite o pareggiato per prestazioni di squadra. Quindi io, consapevole di questo, ho sempre martellato su un concetto di squadra, mai su un giocatore sul quale appoggiarsi. Ed è anche questo il motivo per il quale, avendo tanti infortuni, e ne avrei una lunga lista se vai a fare un excursus del campionato, la squadra ha sempre reagito da squadra. E ora dobbiamo andare a prenderci il risultato da squadra anche all'ultimo, quindi non sarà di certo un singolo, e se lo sarà non sarà il protagonista assoluto, ma lo diventerà per merito del lavoro della squadra. Quindi questa squadra ha lavorato tanto, è stata spremuta dal punto di vista psicofisico dal sottoscritto sicuramente, che sono sicuramente un allenatore molto esigente, e gli ho scavato dentro per cercare di arrivare a questo punto, ma per un motivo chiaro, per portare a casa il risultato finale, che è l'unica cosa che conta, è quello che abbiamo sempre detto quando siamo conosciuti, ed è l'unica cosa che sogno che succeda domenica sera. Alberto Fabbri, Hellas Live. Ciao mister, buon pomeriggio. Grazie. E parlavi del gruppo prima. Su questo gruppo quanto è importante la vecchia guardia? L'hai detto poc'anzi, Lazovic potrebbe aver siglato un gol che vale non tanto, qualcosa di più, ma mi riferisco anche a giocatori che in questo campionato hanno trovato davvero pochissimo spazio, ma all'interno dello spogliatoio penso che siano, non dico il tuo vice, ma sicuramente ti hanno dato una grandissima mano. Ecco, in una partita così importante dove bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, quanto ti affiderai alla vecchia guardia? Sono fondamentali, questo è un discorso che abbiamo già affrontato, ma magari affronteremo, se ci sarà un'altra conferenza, però non pre-gara, perché questa deve essere l'ultima. Sono giocatori che hanno dato tanto, poi ci sono discorsi contrattuali, abbiamo letto, scritto tante cose, insomma lo sappiamo, però
questi ragazzi della vecchia guardia, metto dentro anche Coppola che ha fatto un altro gol importante, sono tutti ragazzi che hanno a cuore, hanno il cuore giallo-blu, quindi poi trasmettono questo anche a dei ragazzi che vengono praticamente tutti dall'estero, da altre campionati, da altre nazioni, con altre culture, e devono capire prima di tutto il nostro campionato, ma devono capire anche e soprattutto dove siamo e che cosa rappresentiamo. Noi domenica non andiamo a giocare solo a calcio, noi rappresentiamo una città, rappresentiamo una tifoseria, rappresentiamo uno stemma, dei colori, e questi sono tutti principi importanti che io vivo al 100% in questo sport, anche se probabilmente si stanno disperdendo, però per andare oltre l'ostacolo e fare qualcosa di straordinario, secondo me è importantissimo sentirsi dentro questa cosa. E i nostri ragazzi della vecchia guardia mi hanno aiutato tutto l'anno a far capire agli altri, ai nuovi, che cosa significa giocare per l'Hellas e che cosa significa vincere per l'Hellas, non solo soffrire quando le cose non vanno bene, che cosa significa fare un risultato importante qui in un club del genere. Non è mai simpatico parlare di singoli, però insomma, quando si parla di numeri e soprattutto di attaccanti, ne abbiamo già pochi e, insomma, i numeri sono purtroppo non sorridono, ecco, in questo momento. E che settimana è stata quella di Tengsted e di Moscara? Ti chiedo questo perché quando ho visto il cambio Tengsted contro il Como, per me è un giocatore che, nonostante non stia attraversando un grandissimo momento di forma, non solo fisica ma anche mentale, forse chissà quel pallone che ha sbagliato clamorosamente e Mosquera magari l'avrebbe realizzato. Ti chiedo che settimana è stata per loro, senza dimenticare poi Sarr che si danna sicuramente l'anima, però anche il gol gli manca, immagino anche lui davvero tanto. Grazie. Sì, a loro mancano i gol, ma hanno tutti un carattere molto, molto equilibrato, molto freddo, vengono al campo, lavorano molto per crescere e non subiscono particolarmente questa pressione, secondo me anche giustamente, perché ogni partita poi è a sé e tutti questi giocatori potranno essere decisivi, no? Da un momento all'altro, quindi non devono mai perdere la fiducia, non devono mai perdere la mia fiducia. C'è soprattutto su Tengsted un aspetto fisico, secondo me, dove gli si può dare degli alibi, perché chiaramente quando hai un infortunio così lungo e una recidiva, io penso che Tengsted possa essere decisivo, sia se entra, sia se parte. Non ho mai nascosto il mio amore per lui, no? Però dall'altra parte deve saper star dentro dal punto di vista dell'intensità di gioco a una partita di livello alto, e questo lo fai solo con la condizione. Basta guardare Serdar, che sta sicuramente ora crescendo ma ha avuto un periodo, Suslov che ora sta crescendo ma ha avuto un periodo, lo stesso Duda, cioè tutti questi giocatori che arrivano da infortuni hanno bisogno di tempo, quindi anche Tengsted ha avuto bisogno di questo tempo. Per me rimane un giocatore fortissimo, è un giocatore che potrà essere decisivo, ora vediamo se parte o a gara in corso. Stessa roba vale per gli altri, mi dispiace per quello che ha sbagliato Mosquera, l'altro se l'è costruito da solo e ha dimostrato quali sono le sue qualità, ha buttato giù tutti, è andato a tirare, è un quel che si è arrangiato a creare, e questa è una cosa nella nostra squadra onestamente che ha solo lui, quindi anche su di lui io aspetterei buttare la croce, nel senso che probabilmente oggi non si è dimostrato ancora prontissimo per la Serie A, ma lo sarà senz'altro, perché quello che fa vedere secondo me a volte ha dei lampi di giocatori importanti, come Sarr, che se avesse fatto gol lui invece che la traversa, oggi stanno qua a parlare di altro. Quindi io ho massima fiducia nei miei attaccanti, però ripeto, siamo una delle squadre che è andata in gol con più giocatori diversi, grazie a Dio, quindi continueremo a fare questo. A me basta che faccia un gol, poi se fa gol anche un difensore a me va benissimo. Andrea Molinari, Calcio Hellas.
Ciao mister, lei ha parlato di una squadra che è arrivata spremuta dal punto di vista psicofisico a questo finale di stagione, le chiedo invece lei personalmente come arriva, come è stato questo anno dal punto di vista psicofisico, se si sente stanco, se si sente motivato, se si sente, insomma come si sente, e se avete magari in programma, non so, in questi giorni una cena di gruppo, un pranzo di gruppo, qualcosa per fare, diciamo, unione in vista di questa partita fondamentale. Io sono molto carico, sono pieno di energia. Perché io lavoro per un obiettivo, il mio lavoro è portare a casa l'obiettivo che mi viene chiesto e ce l'ho lì vicino, e quindi ora ho tutta l'energia possibile, la sto incanalando verso la squadra. Questo è quello che io posso fare, preparare al meglio la partita, però sono arrivato bene a questo finale, ho ancora tanto da dare, quindi a questo punto di vista assolutamente mi sento bene. E di cene ne facciamo tutti i giorni, e se siamo tutti i giorni a pranzo insieme, anche a colazione, quindi magari anche a cena è meglio se stiamo con la famiglia a volte. Daniele Najar, tutto mercato web. Sì, buon pomeriggio mister. Voglio chiederti questo, hai parlato da poco del fatto che come ambiente Verona è il posto più bello in cui hai lavorato. Ti chiedo se estendi questo concetto anche all'ambiente di lavoro, alla squadra, alla dirigenza, tutto quanto. Sì, ma quando si parla di ambiente non si parla di ambiente solamente extra campo. L'ambiente Hellas è un ambiente dove c'è tutto per lavorare, dove una squadra che si deve salvare è spinta da un pubblico da Champions League, e questa è una grande fortuna, in uno stadio meraviglioso, un club storico, un centro sportivo dove siamo isolati, non abbiamo nessun tipo di pressione. Quindi qui c'è tutto per lavorare bene, c'è il giusto stimolo quando le cose non vanno bene, che secondo me, almeno per quanto mi riguarda, penso di essere uno che nelle difficoltà dà del suo meglio. Quindi io mi sono trovato veramente alla grande. Odio i posti, come dire, piatti. Qui invece le emozioni non mancano mai, nel bene e nel male, e ora dobbiamo andarci a prendere quelle del bene. Perché è stato un anno di lavoro intenso, difficile, che ha fatto crescere tutti, e che però deve essere valorizzato con un grandissimo risultato finale sportivo.